Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di questa puntatrice. Questa è la più piccola, economica, ed è quella che posso consigliare per un hobbista, perché so che tanti sono interessati appunto dall'acquisto di una puntatrice, però non sanno come scegliere e quale scegliere. Questa è la Sunco 709 AD Plus. Ai tempi l'ho acquistata 390 euro. Kit completo di puntatrice, questa qui via cavo, con i due puntali, più in dotazione c'era anche il saldatore normalissimo, saldatore a stilo per stagno, che va messo qui, più c'è questa che è diciamo l'interruttore a pedale, eccolo qui, che vai a premere e ti fa la saldatura. E allora, come lavora questa puntatrice? Ragazzi, vi posso dire che nonostante sia un prodotto economico, salda bene. È diretta, vai punti boom e salda, punti boom e salta, punti boom e salda. Con questa puoi saldare sia da qui, ha un interruttore interno che tu quando sali, tic, lui scatta e ti manda la corrente. In poche parole passa il relè si chiude, chiudendosi il relè esce energia elettrica in questi due poli che di conseguenza fanno il cortocircuito che ti permette di saldare le celle lidio. O in alternativa con questo lo metti qui, 1 e 2, perfetto, con questo qui sempre con i due puntalini in rame. Però per utilizzare questo ragazzi bisogna connettere obbligatoriamente il pedale, senza l'interruttore a distanza non scatta, non salda. Allora, accensione e spegnimento del saldatore per stagno, regolazione dell'intensità dell'impulso tramite questo. Basta andare a ruotare, puoi scegliere da 1 a 8 livelli di corrente, in più la pulsazione 4P, 6P, 8P. In base alla scelta lui andrà a calcolare potenza e pulsazione. Ti farà diciamo una pulsazione e corrente differente. Si possono questi valori anche sommare, perciò puoi scegliere 4, 6 o 8 singolarmente o eventualmente 4 più 6 per esempio, che è quello che utilizzo io per la maggiore, e questo messo circa qui, ecco qui. Poi comunque questo in base alla tua esperienza, alle prove che fai, ti rendi conto quando la macchina salda o non salda bene, perché se la saldatura appunti è fatta male la cella si stacca subito dalla striscetta, ecco. Se invece la saldatura è fatta bene la cella non si stacca più, non si muove. Se invece è troppo forte può anche forare la cella, può sciogliere troppo la striscetta saldante, eccetera eccetera. Perciò devi trovare un compromesso, che è normale che in una cella lidio ragazzi vi posso dire questo: se riesci a bilanciarlo bene puoi saldare senza problemi sia polo positivo che polo negativo. Però tante volte se non è ben bilanciato tra positivo e negativo c'è qualche differenza. Mi spiego meglio: il polo positivo delle celle diciamo è una sorta di cappelluccio duro, rigido, e lì salda benissimo senza nessun problema. Il problema si pone sul negativo, perché se hai troppa potenza, troppo impulso, troppa corrente, troppa generazione di calore, c'è il rischio di fondere il contenitore della tua cella e di forare anche la cella. Per questo fai attenzione, perché il negativo delle celle lidio è proprio il contenitore della cella. Se vai a forare quello, piano piano ti esce tutto il liquido e la cella muore. Per questo io ti invito a fare attenzione, occhio a come lo utilizzi. Insieme a questi avevo anche preso un altro accessorio che era simile a questo, però una sorta di pinza. Andavi a pinzare, tic, e saldava. Queste sono le striscettine. Mi hanno mandato un campionario
di varie, diciamo, grandezze. Queste sono più larghe, queste sono più larghe ancora, lunghezza sarà intorno ai 10 cm, ragazzi. Saldatura a punti consigliata, sì o no? Sì, ragazzi, consigliatissima per chi vuole fare anche per hobby, vuole avere a che fare con le celle lidio. Perché? Perché la saldatura a stagno sulle celle non va bene, non lo fate e non va bene. Nel mercato online ci sono decine e decine di puntatrici differenti. Occhio a non prendere pacchi. Io questo la ho da qualche annetto, si è comportata sempre bene, tranne che una volta. Una volta non so perché non si voleva accendere più. Cioè l'avevo messa, funzionava, poi una volta si è spenta, l'ho dovuta smontare, l'ho aperta tutto, infatti il sigillo di garanzia qua, come vedi, è mezzo tolto perché l'ho smontata. Ovviamente l'ho riparata io. Che problema aveva? Non lo so, ragazzi, non so che problema aveva, perché l'ho aperta, l'ho smontata, ho controllato dentro. Sai cosa c'è? Dentro c'è, se vuoi un video dentro, lo posso anche fare, la smontiamo e ti mostro come è fatta dentro. Comunque c'è un grossissimo trasformatore che ha il primario e il secondario, primario 220, secondario corrente continua, che ha cordoni grossi, appunto perché c'è tanta corrente, bassa tensione ovviamente. Dietro abbiamo on off, eccolo qui, on off fusibile della 220, ventolina. Ragazzi, abbiamo anche qui il regolatore di temperatura per la stazione saldante, perché appunto abbiamo detto che fa anche questo. Può anche pilotare uno stilo di saldatore, ecco. Fino a 450, fino a 500 gradi riesce a pilotarli. Non ricordo se era 60 watt lo stilo, però quello, ragazzi, mi si è rotto subito. Non so perché, ma mi si è rotto subito. Ovviamente è sempre un prodotto cinese, come tutto quello che trovate in commercio sono tutti cinesi, più o meno buoni. Questo anzi è discreto, appunto perché 709 AD+, era uno dei migliori, perché c'era anche il 709, 709A, eccetera eccetera. Poi anche questo c'era in dotazione, che in poche parole, questa come vedi è un disco diamantato piccolino connesso ad un motore, una batteria ricaricabile interna, si ricarica con micro USB, accensione e spegnimento. Questo a cosa serve? Serve a limare le punte, perché le punte ogni tot devono essere limate, se non si limano non salda più bene. Infatti questi vanno smontati tramite queste, una, due, esci queste, limi utilizzando diciamo questa ruota e tutto va. C'è qua sopra un'altra regolazione che regola, diciamo, la forza che tu devi fare per andare a fare scattare il relè. Più è duro, più forza devi mettere per arrivare in cima, e più appunto forte è la saldatura. Anche su questo occhio come lo regolate. Niente, ragazzi, per questo video è tutto, già è lungo, libretto di istruzioni comunque nella confezione. Avevo preso anche in tutto, in questo mega kit c'era anche una, diciamo, una tavola con dei supporti che mi aiutavano a fare il pacco batterie, che mi tenevano appunto ferme le celle, eccetera eccetera. Questi sono i modelli che c'erano ai tempi, S78SA7, questo qui, e questo è il 700A, 709A, che è il modello prima. Questo è AD+. Per questo video è tutto, ciao e al prossimo video.